Ebbene ragazzi, buongiorno. Vediamo come creare una litofania più il supporto della litofania e nello stesso tempo aggiungere al supporto un LED con attacco USB e cavo USB. Nella descrizione vi rimango tutti i link, a incominciare dal sito dove creare la litofania, dove comprare il cavo USB, il LED trimmerabile, e vi faccio vedere come crearla in modo semplice e veloce. Allora apriamo il sito, clicchiamo su caricamento, andiamo a scegliere la nostra immagine, ok, una semplice immagine JPEG va bene. Io ho caricato la mia immagine. Adesso andiamo in modifica, se vogliamo regolare il contrasto e tutto il resto, ma in genere va bene già così. Andiamo in modello, benissimo. Io ho scelto un arco, qua possiamo scegliere le varie forme. Zucca, cerchio, sfera natalizia, insomma tutte queste cose qua. Io ho scelto un arco, mettiamo un arco. Ho messo la misura di altezza 122,5 e larghezza 159,2. In automatico mi sviluppa sia l'altezza che la larghezza. Siccome io la base la voglio fare di 200 e vi rimango il link in descrizione dove scaricarla, perché nella maggior parte dei casi anche il software online vi crea le vostre basette ma delle volte non funziona, quindi vi ho rimasto un link dove scaricare una base di larghezza 200. Quindi vado a aumentare l'altezza, aumentando l'altezza, cliccando sotto poi su larghezza, in automatico, come potete vedere, proporziona la foto fino a portarla a 200, la dobbiamo portare noi. Quindi clicchiamo, andiamo su, proviamo 150, dipende naturalmente dalla vostra base. Ok, 195 anche va bene, lasciamo così. Poi l'angolo è l'angolo della curvatura della litofania, 45, lo spessore 0,8 va benissimo, possiamo rimanerlo anche così. Spessore massimo 3,2 va bene. Adesso spessore del portafoto 3 mm. Se noi abbiamo messo, come vedete, spessore massimo 3,2, bisogna aumentare qua, altrimenti poi avremo problemi per andare a incastrare la nostra foto. Quindi facciamo, per sicurezza, diamolo una tolleranza 3,4. ok, 41 va bene. Profondità 4 mm è benissimo, va benissimo, possiamo scenderla anche a 3, ma possiamo rimanere 4, no, mettiamola a 3, va, 3 mm più o meno. Adesso vi faccio vedere veloce, giusto per farvi capire. E angolo, lo stesso angolo naturalmente della base che abbiamo. Il resto va bene com'è, possiamo rimanere tutto com'è, ok? Benissimo, una volta fatto questo andiamo in scarica e si aprirà questa schermata. L'attributo è il supporto della litofania. Litofan è la litofania. Litofan a colori. Se clicchiamo qua ci creerà un file da stampare che poi andiamo a mettere dietro la nostra litofania per dargli dei colori alla litofania. Benissimo, io scarico Litofan, mi interessa questo per adesso perché la base già ce l'ho. Cliccando su Litofan, eccolo qua, mi ha scaricato la mia litofania, che poi andrò a mettere ad aprire con cura. Adesso vediamo come fare. Vi faccio vedere anche Litofan a colori e ve la apro per farvi capire cosa fa. Questa è quella là originale. E poi abbiamo anche, ci darà quella là, un altro file, eccolo qua. Come vedete sembra sfocato, ma in realtà questo andrà a dare i colori mettendolo dietro la nostra litofania. Ok, chiudo il programma, andiamo a aprire il nostro slicer. Io in questo caso ho cura, lo apriamo
purtroppo ci mette un po' di tempo perché ci sono molti profili caricati. Ok, una volta aperto cura, io già dovrei avere un profilo, no, non ce l'ho, va bene, mettiamo qualità standard. La prima cosa da fare, altezza dello strato va tutto bene così, possiamo rimanere tutto com'è. Dobbiamo andare, la cosa importantissima, togliere il riempimento, dobbiamo dare 0%. Altrimenti non varrà bene la nostra litofania. Il resto possiamo rimanere tutto com'è. Quindi apriamo la nostra litofania, vediamo dove l'ho messa. Eccolo qua. Ok, ecco qua la nostra litofania. Ci conviene sempre lavorare in verticale. Quindi adesso che cosa facciamo? Andiamo un'altra volta nel selezionamento. Come supporto, siccome che è molto stretto, dobbiamo dargli un supporto brim. Quindi clicchiamo su supporto, struttura supporto, su adesione al piano di stampa, scusate. Anziché shift diamogli brim, gli diamo la larghezza e clicchiamo su selezionamento. Ok, andiamo a vedere l'anteprima. E questa è la... Ebbene ragazzi, questo è il supporto fatto con la stampante 3D. Questa è la litofania. Questo è il LED preso su eBay, anche su Amazon. Questo è il semplice cavo USB. Vediamo come fare. Inserite il cavo USB dentro al supportino, poi ci mettete il LED girato verso la litofania, poi inseriamo la nostra litofania. Ebbene, ecco ragazzi, ed è fatto. Adesso vediamo illuminata. Bene, ecco la nostra litofania, il LED. Toccando dietro, vedete, tocco, il LED si accende. Toccando, tenendo il dito dietro premuto, diminuisce e aumenta la luminosità. Poi cliccate un'altra volta dietro e la litofania si spegne. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace e iscrivetevi al mio canale.